Il mercatino di Natale. Guarda quante luci. Il mercatino è bellissimo quest'anno. Sì, la piazza è tutta illuminata. Che meraviglia. Adoro l'atmosfera del Natale in questa città. Anch'io. Sento già profumo di cannella nell'aria. Viene da quella bancarella laggiù. Vendono dolci. E accanto vendono il vin brûlé caldo. Perfetto per riscaldarci. Fa davvero freddo stasera. Sì, prendiamo 2 bicchieri di vin brûlé? Volentieri. Il vino caldo con le spezie è delizioso. Guarda quelle decorazioni fatte a mano. Sono bellissime. Tutte di legno intagliato. Questo mercatino esiste da tantissimi anni. Si sente la tradizione in ogni bancarella. Vuoi comprare qualcosa per la casa? Sì, cerco delle decorazioni nuove per l'albero. Guarda queste palline di vetro colorate. Sono splendide, soprattutto quelle rosse e dorate. Ne prendiamo qualcuna per l'albero di quest'anno? Sì, prendiamo 6 palline rosse e 6 dorate. Perfetto. Quanto costano queste palline? Chiediamo alla signora della bancarella. Buonasera. Quanto costano queste decorazioni? 2 euro l'una, oppure 20 euro per 12. Prendiamo la confezione da 12 allora. Ottima scelta, sono davvero di buona qualità. Dove troviamo il vin brûlé? La bancarella è proprio dietro l'angolo. Perfetto. Andiamo a scaldarci un po' allora. Sì, e poi continuiamo a girare per il mercatino. Guarda quella bancarella con i presepi in miniatura. Sono bellissimi, tutti fatti a mano con cura. Ne vendono anche di piccolissimi per il tavolo. Ne uno per la nonna. Ottima idea. Lei adora i presepi. Il vin brûlé, allora. Perfetto. Prima ci scaldiamo un po' le mani. Fa davvero freddo, ma è così magico stasera. Sì, il Natale rende tutto più bello. Adoro passeggiare tra queste luci con te. Anch'io. È la mia serata preferita dell'anno. Comprare le luci di Natale. Buongiorno, cerchiamo delle luci per Natale. Buongiorno. Abbiamo tantissime luci diverse. Oppure per la casa. Per entrambi vogliamo decorare tutto quest'anno. Che bello! Che tipo di luci preferite? Quali sono le opzioni disponibili? Luci bianche, calde, colorate oppure lampeggianti? Le luci bianche calde sono più eleganti. Sì, danno un'atmosfera più accogliente. Prendiamo quelle bianche calde per l'albero. Quanto è alto il vostro albero? Circa 2 metri, un albero medio. Allora, vi servono almeno 300 luci. 300 luci per un albero? Sì, per coprirlo bene servono tante luci. Va bene. E per il balcone di casa? Per l'esterno servono luci resistenti alla pioggia. Giusto, non ci avevo pensato. Queste sono impermeabili, perfette per il balcone. Queste luci da esterno. 15 euro per una catena di 10 metri. Bastano per il nostro balcone? Dipende. Quanto è lungo il balcone? Circa 8 metri in totale. Allora 10 metri sono perfetti per voi. Prendiamo una catena da esterno allora. E le luci bianche per l'albero, giusto? Sì, esatto. Quanto viene il totale? Le luci per l'albero e quelle da esterno, 35 euro. Va bene. Avete anche le prolunghe elettriche? Sì. Di quanti metri vi servono? Per raggiungere la presa. Abbiamo prolunghe da 5 metri. Costano 6 euro. Perfetta. La aggiungiamo all'ordine. Volete anche un timer per accendere le luci? Un timer? Come funziona esattamente? Accende e spegne le luci a orari prestabiliti. Che comodo. Così risparmiamo energia. Esatto. Costa 10 euro ed è molto utile. Perfetto. Lo prendiamo anche quello. Ottima scelta. Così il totale è 51 euro. Va bene, pago subito con la carta. Scegliere l'albero di Natale. Ci sono così tanti alberi qui. Quale scegliamo? Preferisci un albero vero oppure finto? Un albero vero. Adoro il profumo del pino. Anch'io, ma un albero vero perde gli aghi. È vero,
ma il profumo ne vale la pena. Va bene, cerchiamo un bel pino allora. Quanto grande lo vogliamo quest'anno? Non troppo grande, il salotto è medio. Circa 2 metri, va bene secondo te? Sì, 2 metri è perfetto per lo spazio. Guarda questo, ha una forma bellissima. È molto folto, con rami spessi e verdi. Perfetto per appendere tante decorazioni. Chiediamo il prezzo al venditore. Buongiorno, quanto costa questo albero? Quello è alto 2 metri, costa 40 euro. Include anche il supporto per tenerlo dritto? Sì, il supporto di legno è incluso. Ottimo! E come lo portiamo a casa? Lo avvolgiamo in una rete per il trasporto. Perfetto. Entra nella nostra macchina? Sì, con i sedili posteriori abbassati. Bene, allora prendiamo questo albero. Ve lo preparo subito. Albero vero in casa. Circa un mese, se lo innaffiate ogni giorno. Un mese è perfetto, fino a dopo le feste. Esatto, ricordatevi solo di dargli acqua. Lo faremo sicuramente. Grazie del consiglio. Ricordatevi anche di tenerlo lontano dai termosifoni. Perché? Lontano dal calore. Il calore fa seccare gli aghi più velocemente. Buono a sapersi. Lo mettiamo vicino alla finestra. Perfetto, lì è più fresco e dura di più. Quanto vi devo in totale per l'albero? Con il supporto incluso. Ecco a lei. Pago in contanti. Grazie mille, vi aiuto a caricarlo in macchina. È molto gentile. Grazie dell'aiuto. Di niente, buone feste a voi due. Grazie, buone feste anche a lei. Preparare il presepe. Adesso montiamo il presepe. È la mia parte preferita. Anche la mia, è una tradizione bellissima. Capanna quest'anno. Sul tavolino vicino alla finestra. Perfetto. Così si vede anche da fuori. Passami le statuine dalla scatola. Ecco, sono avvolte nella carta per proteggerle. Facciamo attenzione, sono molto vecchie. Sì, erano della nonna. Hanno tanto valore. Iniziamo con Maria e Giuseppe nella capanna. E la mangiatoia proprio al centro. Il bambino Gesù lo mettiamo la notte di Natale. È vero, è la tradizione, non prima. Adesso sistemiamo i pastori intorno. Vicino ai pastori. Dove mettiamo i 3 re magi? Lontani. Arrivano solo per l'Epifania. Giusto, li avviciniamo poco alla volta. Mi piace questa tradizione del cammino. Aggiungiamo anche il muschio verde per il prato. Sì, l'ho raccolto apposta la settimana scorsa. Rende tutto più naturale e realistico. E la cometa sopra la capanna. Perfetto, la stella indica la strada. Il presepe è quasi finito adesso. Manca solo qualche lucina per illuminarlo. Le metto io, così brilla di sera. È davvero bellissimo, come ogni anno. Sì, mi ricorda la mia infanzia ogni volta. Anche a me montavo il presepe con mio nonno. Che bei ricordi. Sono tradizioni importanti. Dovremmo insegnarle anche ai bambini. Sì, quando arrivano glielo facciamo montare. Saranno felicissimi di aiutare. I bambini adorano sistemare le statuine. Passare il tempo insieme. Verissimo, il Natale unisce le famiglie. Adesso accendiamo le lucine del presepe. Sì, così vediamo com'è di sera. Guarda, brilla in modo meraviglioso. È perfetto, il presepe più bello di sempre. La lista dei regali. Facciamo la lista dei regali per tutti quest'anno. Buona idea, così non dimentichiamo nessuno. Cominciamo dai nonni. Cosa regaliamo? Alla nonna piace leggere, magari un bel libro. Perfetto. E al nonno? Al nonno una sciarpa calda per l'inverno. Ottima idea. Lui sente sempre freddo. Il nonno sulla lista. Poi ci sono i bambini di mia sorella. Quanti anni hanno adesso? Uno ha 5 anni, l'altro ha 8 anni. Per il piccolo dei giocattoli. Per il grande? Al grande piacciono molto i libri di avventura. Perfetto, un libro di avventura per lui. E per tua madre
Cosa pensiamo? A mia madre piacciono le sciarpe eleganti. Un'altra sciarpa? Ne ha già tante. Hai ragione, forse un profumo allora. Sì, un buon profumo è sempre gradito. E per tuo padre cosa regaliamo? A mio padre piace il buon vino. Una bottiglia di vino pregiato allora. Perfetto, lui apprezzerà sicuramente. C'è qualcuno sulla lista? Manca solo tua sorella. Cosa le regaliamo? A lei piacciono i gioielli semplici. Un braccialetto delicato sarebbe perfetto. Ottima idea, aggiungo il braccialetto alla lista. Bene, adesso abbiamo un regalo per tutti. Quanto pensiamo di spendere in totale? Cerchiamo di stare intorno ai 200 euro. Vuole per tutta la famiglia. Sì, l'importante è il pensiero, non il prezzo. Verissimo, un regalo dal cuore vale di più. Quando andiamo a fare gli acquisti? Meglio questo fine settimana, prima della folla. Hai ragione. Sotto Natale i negozi sono pieni. Facciamo tutto sabato mattina presto. Perfetto, così evitiamo la ressa del pomeriggio. Portiamo la lista per non dimenticare nessuno. Ottima idea. La tengo io nel portafoglio. Bene, questo Natale saremo super organizzati. In pasticceria per il panettone. Buongiorno. Vorremmo comprare un panettone. Buongiorno, ne abbiamo di diversi tipi. Quali gusti avete quest'anno? Classico con canditi oppure con cioccolato. A me piace quello classico con l'uvetta. È il più tradizionale, un'ottima scelta. Sono fatti a mano da voi? Sì, tutti artigianali, prodotti qui in pasticceria. Si sente la differenza dai panettoni industriali. Assolutamente, usiamo ingredienti di prima qualità. Panettone classico. 22 euro quello grande, fatto a mano. E avete anche il pandoro? Sì, il pandoro è senza canditi, solo soffice. Mio marito preferisce il pandoro. Allora prendete uno di ciascuno. Buona idea. Così accontentiamo tutti. Il pandoro costa 20 euro. Perfetto. Prendiamo un panettone e un pandoro. Volete anche lo zucchero a velo per il pandoro? Sì, è incluso di solito. Sì, viene sempre con la bustina di zucchero. Perfetto. Li impacchettate per regalo? Sono per voi oppure per qualcun altro? Uno è per noi, uno per i suoceri. Allora ne incarto uno con la carta natalizia. Grazie. Così è pronto da regalare. Ecco fatto, il totale è 42 euro. Perfetto. Pago subito con la carta. Avvicini pure la carta al lettore. Fatto. Che profumo meraviglioso in questa pasticceria. Grazie, prepariamo tutto fresco ogni giorno. Si sente davvero. Tornerò sicuramente. Ne saremo felici? Avete altri dolci per le feste? Cosa consigliate per il pranzo di Natale? I nostri torroni artigianali sono deliziosi. Quanto costa? 8 euro, quello alle mandorle. Ne prendo uno. È perfetto dopo il pranzo. Ottima scelta, lo aggiungo al pacchetto. Grazie mille e buone feste a voi. Buone feste anche a lei. Torni presto. Invitare la famiglia. Ho una bella idea per il Natale di quest'anno. Dimmi, cosa hai in mente? Invitiamo tutta la famiglia qui da noi. Tutta la famiglia? Sarebbe meraviglioso. Non ci riuniamo tutti insieme da anni. È vero, l'ultima volta è stato tanto tempo fa. Voglio che quest'anno sia speciale per tutti. Sono d'accordo, ma la casa è abbastanza grande? Sì, se organizziamo bene gli spazi. Quante persone verrebbero in tutto? I miei genitori, tua sorella e i bambini. E anche mia madre, quindi siamo in tanti. Circa 10 persone. Sarà una bella festa. Dove dormiranno tutti quanti? I nonni nella camera degli ospiti. E i bambini? Sul divano letto in salotto. Si divertiranno. Vero, per loro sarà come un'avventura. Madre per invitarla. Sì, e io chiamo la mia dopo. Spero che tutti riescano a venire. Sono sicuro di sì, ci tengono tantissimo. Sarà il primo Natale tutti insieme da anni.
Mi emoziona solo a pensarci. Anche a me. Dobbiamo organizzare tutto bene. Faremo una lista delle cose da preparare. Perfetto. Iniziamo subito a pianificare. Questo Natale sarà davvero indimenticabile. Dobbiamo pensare anche al menù per tutti. Sì, cuciniamo i piatti tradizionali della famiglia. La nonna ci darà le sue ricette speciali. Perfetto, così manteniamo le tradizioni. E i bambini adoreranno i dolci fatti in casa. Prepareremo i biscotti tutti insieme. Che bella idea! Sarà divertentissimo. Il Natale in famiglia non ha prezzo. Verissimo. Questi momenti sono i più preziosi. Adesso chiamiamo tutti per invitarli. Sì. Non vedo l'ora di sentire la loro gioia. Bellissima per tutti. Il Natale più bello degli ultimi anni. Piccolo imprevisto. I biglietti del treno. Cosa è successo esattamente? Il treno dei miei genitori è stato cancellato. Cancellato? E adesso come fanno ad arrivare? Non lo so. Devo trovare un'altra soluzione. Non ti preoccupare, troviamo qualcosa insieme. Ci sono altri treni per quel giorno? Sul sito delle ferrovie. Grazie. Spero ci sia un'alternativa. Aspetta, c'è un treno più tardi nel pomeriggio. A che ora arriverebbe da noi? Alle 6 di sera invece che a mezzogiorno. 6 ore più tardi, ma almeno arrivano. Esatto, meglio tardi che mai. Il prezzo è lo stesso del biglietto cancellato? Sì, e rimborsano la differenza automaticamente. Che sollievo. Prenoto subito quel treno. Perfetto, avvisa i tuoi genitori del cambio. Li chiamo adesso per spiegare la situazione. Digli di non preoccuparsi, arriveranno comunque. Sì, l'importante è che siano qui per la vigilia. Esatto, 6 ore non cambiano niente. Hai ragione, mi ero spaventata troppo. Gli imprevisti capitano, si risolvono sempre. Grazie per avermi calmata e aiutata. Siamo una squadra, risolviamo tutto insieme. Adesso mi sento molto più tranquilla. È di nuovo sotto controllo. Sì, il Natale è salvo, per fortuna. Vedi? Ti avevo detto di non preoccuparti. Lo so, ma tengo così tanto a questa riunione. Lo capisco, è importante per tutti noi. Adesso avviso mia madre del nuovo orario. Sì, e prepariamo la cena per quando arrivano. Ottima idea, così mangiano appena arrivati. Faranno un lungo viaggio. Avranno fame. Preparo qualcosa di caldo e sostanzioso. Una bella zuppa calda sarebbe perfetta. Sì, dopo il freddo del viaggio li scalderà. Vedi come tutto si sistema alla fine? Hai ragione, mi preoccupo sempre troppo. Andrà tutto benissimo, vedrai. Comprare i regali per i bambini. Buongiorno, cerchiamo regali per dei bambini. Buongiorno, che età hanno i bambini? Uno ha 5 anni e l'altro 8 anni. Perfetto, abbiamo tanti giocattoli per quell'età. Per il piccolo di 5 anni, cosa consigliate? A quell'età amano i giochi di costruzione. Come i mattoncini colorati? Esatto, sviluppano la creatività e la fantasia. Perfetto, ne prendiamo una scatola. Questa è ideale, con tanti pezzi colorati. E per il bambino di 8 anni? A 8 anni piacciono i puzzle e i libri. Lui adora le avventure e i dinosauri. Abbiamo un bellissimo libro sui dinosauri. Con tante illustrazioni a colori? Sì, e anche informazioni interessanti. Perfetto. Ai bambini piace imparare giocando. Esatto, questo libro è educativo e divertente. Prendiamo il libro e i mattoncini allora. Ottima scelta. Volete anche impacchettarli? Sì, con carta natalizia allegra per bambini. Abbiamo carta con Babbo Natale e le renne. Perfetta. Ai bambini piacerà tantissimo. Aggiungo anche un fiocco colorato su ognuno. Che bella idea. Saranno felicissimi di aprirli. I regali per i bambini sono i più belli da fare. È vero. La loro gioia è impagabile. Quanto viene il totale con i 2 regali?
i mattoncini e il libro, 35 euro. Perfetto, pago con la carta. Avvicini pure la carta al lettore. Grazie. Fatto, i bambini saranno felicissimi. Sono sicura di sì. Sono bei regali. Non vedo l'ora di vedere le loro facce. Aprire i regali è il momento più bello per loro. È vero, la magia del Natale è nei bambini. Verissimo. Ci fanno tornare bambini anche noi. Aiuto e i consigli. Di niente. Buone feste a voi e ai bambini. Grazie, buone feste anche a lei. Torni pure se serve altro. Siamo aperti fino a Natale. Grazie, magari torneremo per altri regali. Il regalo perfetto per la nonna. Non so cosa regalare alla nonna quest'anno. È sempre difficile. Ha già tutto. Esatto. E dice sempre di non volere niente. Le nonne dicono sempre così. Ma io voglio farle un regalo speciale. Cosa le piace fare nel tempo libero? Le piace cucinare e leggere. Un bel libro di ricette. Ha già tantissimi libri di cucina. Allora qualcosa di più personale? Sì, qualcosa che venga dal cuore. E se le regalassimo una cornice con una foto? Che bella idea! Una foto di tutta la famiglia. Così ci ha sempre vicini. Lei adora le foto di famiglia. Abbiamo quella bellissima dell'estate scorsa. Sì, quella al mare, con tutti insieme. Perfetta, la stampiamo in grande. E scegliamo una cornice elegante. Di legno oppure d'argento? D'argento. È più raffinata per lei. Ottima scelta, la nonna la adorerà. Sono sicura che si emozionerà tantissimo. Forse anche una lacrima di gioia. Le nonne si commuovono sempre con queste cose. È il regalo perfetto, viene dal cuore. Sì, molto meglio di qualcosa di comprato a caso. Andiamo subito a stampare la foto, allora. Sì, e poi cerchiamo la cornice d'argento perfetta. Conosco un negozio che fa belle cornici. È lontano da qui? No, a 10 minuti a piedi da casa. Perfetto. Ci andiamo dopo aver stampato la foto. Sì, così finiamo tutto in un pomeriggio. Che bello preparare i regali insieme. È la parte più bella delle feste, secondo me. Sono d'accordo. Più dei regali stessi. Esatto, conta il tempo passato insieme. La nonna capirà quanto ci teniamo a lei. Sicuramente sarà il suo regalo preferito. Lo spero davvero. Se lo merita tanto. Andiamo allora, la foto ci aspetta. Impacchettare i regali. Adesso dobbiamo impacchettare tutti i regali. Sì, abbiamo comprato la carta natalizia? Sì, ho preso 3 rotoli di colori diversi. Perfetto, rosso, verde e dorato. Esatto, i colori classici del Natale. Da quale regalo cominciamo? Iniziamo dal libro per la nonna. Va bene, mi passi le forbici? Eccole, e anche il nastro adesivo. Grazie, taglio la carta della misura giusta. Fai attenzione a non sprecarne troppa. Hai ragione, misuro prima di tagliare. Bravo, così ne avanza anche per gli altri. Ecco, il libro è quasi impacchettato. Aggiungiamo un bel fiocco rosso sopra. Perfetto, il fiocco lo rende più elegante. Adesso il regalo per i bambini. Per loro usiamo la carta con le renne. Sì, è più allegra e colorata. I bambini adorano questi disegni. Bigliettino con il nome. Buona idea, così non ci confondiamo. Nomi su ogni regalo. Perfetto, io continuo a impacchettare. Che bello, sembra proprio Natale adesso. Sì, con tutti questi pacchetti colorati. Li mettiamo sotto l'albero, quando è finito. Sarà bellissimo vederli tutti insieme. Non vedo l'ora. Manca poco alle feste. Hai ragione, il tempo vola in questo periodo. Sì, sembra ieri che decoravamo l'albero. Li sono quasi tutti pronti. Manca solo quello per tua sorella. È vero, il braccialetto lo impacchettiamo domani. Perfetto, così finiamo tutto in tempo. Che soddisfazione vedere i pacchetti finiti. Sì, sono davvero belli con tutti quei fiocchi.
I bambini saranno curiosi di scoprire cosa c'è dentro, Cercheranno di indovinare. come facevamo noi da piccoli, ti ricordi? Sì, scuotevamo i pacchetti per capire cosa fossero. Che bei ricordi! Il Natale ci fa tornare bambini. La spesa per il cenone. Abbiamo una lunga lista per il cenone. Sì, cuciniamo per 10 persone quest'anno. Cominciamo dalle verdure fresche Ci servono patate, carote e zucchine. e anche gli spinaci per il contorno. Prendiamo un bel po' di tutto. Con 10 persone serve tanta roba. Esatto, meglio abbondare che rimanere corti, Adesso passiamo alla carne. come piatto principale. Un bel arrosto per il pranzo di Natale. Perfetto, l'arrosto piace a tutti. Quanti chili prendiamo per 10 persone? Circa 3 kg dovrebbero bastare. Va bene, chiediamo al macellaio. E per la vigilia invece? Per la vigilia, la tradizione vuole il pesce. Giusto, andiamo al banco del pesce dopo. Prendiamo anche il pane fresco. E i dolci? Abbiamo già il panettone. Sì, ma serve anche la frutta secca. Noci, mandorle e fichi secchi. Esatto, è tradizione a Natale. Non dimentichiamo il vino per il brindisi. Prendiamo una bottiglia di spumante. Perfetto, per il brindisi di mezzanotte. Abbiamo quasi tutto sulla lista. Manca solo il formaggio per l'antipasto. I formaggi, allora. Quale formaggio prendiamo per l'antipasto? Un buon parmigiano e del pecorino. E magari anche della mozzarella fresca. Sì, per l'insalata caprese come antipasto. Perfetta idea, fresca e leggera. Prendiamo anche dei salumi misti. Salame per il tagliere. Esatto, piace sempre a tutti. Con 10 persone serve un bel po' di tutto. Meglio abbondare, così nessuno resta con fame. Verissimo. E gli avanzi si mangiano dopo. Adesso abbiamo davvero tutto sulla lista. Perfetto, andiamo subito alla cassa a pagare tutto. Al banco del pesce per la vigilia. Buongiorno, cerchiamo del pesce per la vigilia. Buongiorno, abbiamo tutto pescato freschissimo. Cosa consigliate per la cena della vigilia? Il baccalà è la tradizione per questa sera. Sì, il baccalà è un classico natalizio. Ne abbiamo di ottima qualità oggi. Perfetto, ne prendo 1 chilo. Volete anche dei gamberi per l'antipasto? Ottima idea, i gamberi piacciono a tutti. Questi sono freschissimi, arrivati stamattina. Quanto costano al chilo? 22 euro al chilo, i gamberi. Ne prendo mezzo chilo allora. Perfetto. E per il primo piatto? Facciamo gli spaghetti alle vongole. Allora vi servono le vongole fresche. Sì, quante ne servono per 10 persone? Circa 2 kg di vongole. Perfetto, prendo 2 chili di vongole. Le pulisco io oppure le pulite a casa? Le pulite voi, per favore, risparmio tempo. Certo, le prepariamo pulite per voi. Grazie, così è tutto più veloce a casa. Volete anche del pesce da cuocere al forno? Sì, un'orata grande per il secondo. Questa è perfetta, bella, grande e fresca. Ottimo, la prendo. Quanto viene il totale? Baccalà, gamberi, vongole e orata, 60 euro. Perfetto, sarà una vigilia deliziosa. Fresco sicuramente. La tradizione del pesce alla vigilia è bellissima. Sì, è un'usanza antica e importante. La mia famiglia la rispetta da generazioni. Anche la nostra. È un momento speciale. Quando posso venire a ritirare il pesce pulito? Tra un'ora è tutto pronto per lei. Perfetto, torno più tardi allora. La aspettiamo. Buone feste a lei e famiglia. Grazie mille, buone feste anche a voi. Grazie e complimenti per la bella tradizione. È il Natale che ci hanno insegnato i nonni. Le tradizioni di famiglia sono un tesoro prezioso. Scrivere i biglietti d'auguri. Dobbiamo scrivere i biglietti d'auguri. Sì, a chi li mandiamo quest'anno? Ai parenti lontani e agli amici cari.
Quanti biglietti abbiamo comprato? 10. Dovrebbero bastare per tutti. Cominciamo dagli zii in campagna. Sì, loro apprezzano sempre i nostri auguri. Cosa scriviamo di bello? Buon Natale e felice anno nuovo. Aggiungiamo qualcosa di più personale? Sì, che ci mancano e speriamo di rivederli. Bella idea, così è più affettuoso. Scrivo io. Ho una calligrafia più bella. Verissimo, la mia è illeggibile. Un po' sì, ma ci provi sempre. Io preparo le buste e i francobolli. Perfetto. Così li spediamo domani. A chi scriviamo dopo gli zii? Alla mia amica d'infanzia, che vive lontano. Quella che non vedi da tanto tempo? Sì, ci scriviamo solo a Natale ormai. È bello mantenere questa tradizione. Sì, un biglietto scritto a mano è speciale. Molto più di un semplice messaggio. Esatto, si sente l'affetto vero. Quante persone mancano ancora? Ancora 6 biglietti da scrivere. Bene, finiamo prima di cena allora. Sì, così domani sono già pronti da spedire. A chi scriviamo dopo la tua amica? Ai colleghi di lavoro più cari. Buona idea, apprezzeranno il pensiero. Poi ai vicini di casa, gentili. Sì, ci aiutano sempre quando serve. Un biglietto è un modo per ringraziarli. Verissimo, la gentilezza va ricambiata. Scrivo con calma. Voglio che siano curati. Abbiamo tutta la sera. Mi piace scrivere gli auguri. Mi rilassa. Anche a me piace prepararli con te. Sono momenti tranquilli e piacevoli. Sì, lontano dalla frenesia dei negozi. Un coro di Natale in piazza. Senti, c'è un coro che canta in piazza. Sì, che voci meravigliose. Avviciniamoci per ascoltare meglio. Sì, adoro i canti di Natale. Guarda quante persone si sono radunate. La piazza è piena di gente stasera. Tutti fermi ad ascoltare il coro. È un'atmosfera davvero magica. Conosco questa canzone. È molto famosa. Sì, è un canto natalizio tradizionale. Mi mette una gioia nel cuore. Anche a me, mi commuove ogni volta. Guarda i bambini che cantano con loro. Sono adorabili, conoscono le parole. La musica unisce tutti a Natale. È vero, grandi e piccoli insieme. Il coro indossa dei bei costumi rossi. Sì, e i cappelli da Babbo Natale. Che spettacolo bello e gratuito. La città organizza sempre cose belle a Natale. Restiamo ancora un po' ad ascoltare. Sì, fino alla fine del concerto. Una cioccolata calda. Ottima idea. Con questo freddo è perfetta. C'è un bar proprio qui, vicino alla piazza. Sì, ci andiamo dopo l'ultima canzone. Perfetto. Questa serata è indimenticabile. Sono contento di averla passata con te. Anch'io. Il Natale è più bello insieme. Guarda, stanno cantando l'ultima canzone. È la mia preferita. Che emozione. Le voci dei bambini sono commoventi. Sì, cantano con tanta gioia pura. Applaudiamo alla fine, se lo meritano. Certo, è stato uno spettacolo bellissimo. Adesso andiamo per la cioccolata calda. Sì, ho le mani ghiacciate dal freddo. La cioccolata ci scalderà subito. E magari con un po' di panna sopra. Golosa, ma hai ragione, è più buona. È Natale. Possiamo concederci qualche sfizio. Verissimo, andiamo al bar allora. Decorare la casa insieme. Oggi decoriamo tutta la casa insieme. Sì, cominciamo dall'albero in salotto. Prima mettiamo le luci sui rami. Va bene, le sistemo dall'alto verso il basso. Perfetto, così sono distribuite bene. Adesso appendiamo le palline colorate. Dorate del mercatino. Poniamo i colori sui rami. Che bello! L'albero prende forma. Mancano ancora le decorazioni in cima. Mettiamo la stella dorata sulla punta. Perfetta, illumina tutto l'albero. Adesso decoriamo anche il resto della casa. Appendiamo la ghirlanda sulla porta. Quella con le foglie verdi e le bacche rosse. Sì,
dà il benvenuto agli ospiti. E le candele profumate sul tavolo. Alla cannella, il profumo del Natale. Esatto, riempiono la casa di aroma. Mettiamo anche le calze sul camino. Sì, una per ogni membro della famiglia. I bambini le adoreranno quando arrivano. Ci metteremo dentro dei piccoli dolci. Che bella sorpresa per loro. La casa sembra completamente trasformata. Sì, si respira aria di festa ovunque. Adesso è tutto pronto per accogliere la famiglia. Manca solo qualche giorno alla vigilia. Non vedo l'ora. Sarà tutto perfetto. Manca ancora qualcosa da decorare? Solo la finestra, con le lucine bianche. Brillano anche da fuori. I passanti vedranno la nostra casa illuminata. Sì, diffondiamo un po' di magia natalizia. Mi piace questa idea. Condividere la gioia. Il Natale è fatto per essere condiviso. Verissimo, con la famiglia e con tutti. Adesso appendo le lucine alla finestra. Fai attenzione a non cadere dalla scala. Tranquigia, la tengo io ben ferma. Ecco fatto, la casa è completa. È davvero un piccolo angolo di paradiso. La famiglia arriva. Sono arrivati. Sento le voci alla porta. Finalmente. Andiamo ad aprire subito. Benvenuti, che gioia vedervi tutti qui. Entrate, entrate. Fa freddo fuori. Mamma, papà, che bello riabbracciarvi. Il viaggio è andato bene nonostante il ritardo? Sì, alla fine è andato tutto liscio. Meno male, eravamo un po' preoccupati. Sono cresciuti i bambini. È vero, sono diventati grandissimi. Date qui i cappotti, li appendo io. Grazie, mettetevi comodi vicino al camino. La casa è bellissima, tutta decorata. Grazie, abbiamo lavorato tanto per le feste. Si vede l'amore in ogni dettaglio. Volevamo che fosse tutto perfetto per voi. E ci siete riusciti benissimo. Avete fame dopo il lungo viaggio? Un po' sì. Abbiamo mangiato poco in treno. Ho preparato una zuppa calda per voi. Che pensiero gentile. Ci scalderà subito. Sedetevi a tavola, è già tutto pronto. Grazie, siete degli ospiti fantastici. È un piacere avervi finalmente qui, Da quanto tempo non stavamo tutti insieme? ma adesso siamo riuniti. Sì, e questo Natale sarà speciale. Primi anni sicuramente. I bambini vogliono già vedere l'albero. Portateli in salotto, è tutto illuminato. Guarda le loro facce, piene di meraviglia. Sì, i loro occhi brillano come le lucine. E hanno visto subito i regali sotto l'albero. Ma quelli si aprono solo domani. Glielo spieghiamo. Dovranno avere pazienza. La vigilia dell'attesa è parte della magia. Verissimo. Rende tutto più emozionante. Adesso mangiate, poi vi mostro le camere. Grazie. Siete davvero organizzatissimi. Volevamo che vi sentiste come a casa vostra. Ci riuscite benissimo. Grazie di cuore. Cucinare per la vigilia. Adesso cuciniamo tutti insieme per la vigilia. Sì, la nonna dirige la cucina come sempre. Cominciamo con gli spaghetti alle vongole. Metto l'acqua a bollire per la pasta. Io preparo il soffritto con aglio e olio. Che profumo meraviglioso, già dall'inizio. Le vongole sono già pulite dal pescivendolo. Perfetto, così risparmiamo tempo prezioso. I bambini possono aiutare a preparare la tavola. Sì, così si sentono parte della festa. Nonna, quanto sale mettiamo nell'acqua? Tante, come sempre. Grazie. Seguo sempre i tuoi consigli. Le ricette della nonna sono le migliori. Adesso aggiungo le vongole al soffritto. Si stanno aprendo. Sì, sono freschissime. Si aprono subito. Butto la pasta nell'acqua bollente. Perfetto. Mancano 8 minuti alla cottura. Nel frattempo prepariamo il baccalà. Sì, quello va cotto con calma nel sugo. La cucina è piena di profumi meravigliosi. È il profumo del Natale in famiglia. Cucinare insieme è la parte più bella. Verissimo. Si crea un'atmosfera speciale. La pasta è quasi pronta.
la scolo. Perfetto. La mantechiamo con le vongole. Che meraviglia, è venuta benissimo. La nonna è un vero maestro in cucina. Ho imparato tutto da lei negli anni. Si vede, cucini davvero molto bene. Grazie, ma il merito è delle sue ricette. Adesso serviamo il baccalà come secondo. Sì, è cotto a puntino nel sugo di pomodoro. Che profumo! I bambini avranno l'acquolina. Chiamiamoli tutti a tavola allora. Sì, è tutto pronto per il cenone. Che soddisfazione dopo tanto lavoro. Cucinare per la famiglia riempie il cuore. Verissimo, è un atto d'amore vero. Andiamo, la vigilia ci aspetta a tavola. Il cenone della vigilia. Finalmente siamo tutti seduti a tavola. Sì, che bella immagine, tutta la famiglia riunita. La tavola è meravigliosa, piena di piatti. Abbiamo cucinato tutto il giorno per questo. E ne è valsa la pena. Guarda che festa. Facciamo un brindisi Sì, alziamo tutti i bicchieri insieme. a questa famiglia finalmente riunita. E a tutti i Natali futuri insieme. Adesso possiamo iniziare a mangiare. Gli antipasti di pesce. I gamberi sono deliziosi e frespiate. Sì, il pescivendolo aveva roba ottima. Passate il pane, per favore. Ecco, è ancora caldo e croccante. Adesso arrivano gli spaghetti alle vongole. Il piatto forte della serata. La nonna li ha fatti benissimo come sempre. Sono cremosi e profumati, perfetti. I bambini mangiano con tanto appetito. Sì, gli piace tantissimo la pasta. È bello vederli così felici. Questa è la vera magia del Natale. Stare tutti insieme intorno a una tavola. Nient'altro conta in questi momenti. Sono ricordi che dureranno per sempre. Verissimo, li custodiremo nel cuore. Buon Natale a tutta la famiglia. Buon Natale, siamo davvero fortunati. Sì, avere tutta la famiglia qui è un dono. Dopo cena, apriamo un solo regalo a testa? È la tradizione. Uno la vigilia e il resto domani. I bambini saranno felicissimi di questo. Sì, non vedono l'ora di scartare qualcosa. Prima però finiamo di gustare la cena. Certo, c'è ancora l'orata al forno. E poi il panettone con lo spumante. Il finale perfetto per la vigilia. Sono così felice in questo momento. Anch'io, teniamo stretti questi ricordi. Per sempre, nel cuore, tutti insieme. A tavola con chi amiamo, cosa volere di più? La messa di mezzanotte. Andiamo alla messa di mezzanotte stasera? Sì, è una tradizione che amo tantissimo. La chiesa sarà bellissima con le decorazioni. Sempre, e il presepe grande all'entrata. A che ora dobbiamo uscire di casa? Verso le 11:30, così arriviamo in tempo. La chiesa è vicina, giusto? Sì, a 10 minuti a piedi da qui. Perfetto, camminiamo tutti insieme. I bambini vengono anche loro? Sì, ma forse si addormentano durante la messa. È bello averli con noi. Vero, fa parte della tradizione di famiglia. Mettiamoci i cappotti pesanti, fa freddo. Sì, e anche le sciarpe e i guanti. La notte di Natale è sempre gelida Ma la chiesa sarà calda e accogliente. e piena di gente per la messa speciale. Adoro sentire i canti natalizi in chiesa. Anch'io, le voci risuonano meravigliose. È un momento di pace e riflessione. Sì, dopo tutta la festa fa bene fermarsi. La messa ci ricorda il vero senso del Natale. Verissimo, al di là dei regali e del cibo. È giusto ricordarlo insieme, in famiglia. Andiamo allora, prendiamo i cappotti. Sì, chiamo tutti. È quasi ora di uscire. Sarà una notte di Natale bellissima, La più bella da tanti anni a questa parte. piena di candele accese. Adoro l'atmosfera raccolta e silenziosa. Sì, dopo la festa fa bene un momento di calma. I bambini si comporteranno bene, spero. Gli evinco di stare tranquilli in chiesa. Sì, capiranno l'importanza del momento.
e dopo la messa torniamo a casa insieme. Sotto le stelle. Che notte magica. Il cielo di Natale è sempre speciale. Speriamo di vedere qualche stella cadente. Così esprimiamo un desiderio. Il mio è già realizzato. Siamo tutti insieme. Che dolce pensiero. Andiamo allora. La mattina di Natale. Buongiorno, buon Natale a tutti. Buon Natale. Che bella mattina di festa. I bambini sono già svegli e emozionati. Sì, non vedono l'ora di aprire i regali. Prima facciamo colazione tutti insieme. Con il panettone e la cioccolata calda. Perfetto. La colazione di Natale per eccellenza. I bambini possono aspettare ancora un po'? A malapena. Guardali come scalpitano. Va bene, dopo colazione apriamo i regali. Sì, ma con calma. Uno alla volta. Ogni momento della gioia. Esatto. E vediamo la reazione di ognuno. I bambini per primi, se lo meritano. Guarda, come corrono verso l'albero. La loro felicità è contagiosa. Il piccolo ha aperto i mattoncini colorati. È saltato dalla gioia. Che tenerezza. E il grande adora il libro sui dinosauri. Sì, lo sfoglia già con entusiasmo. Adesso tocca alla nonna aprire il suo. Sono curioso della sua reazione. Guarda, ha aperto la cornice con la foto. Si sta commuovendo. Ha le lacrime agli occhi. Te l'avevo detto, è il regalo perfetto. Sì, viene davvero dal cuore. Questo è il vero spirito del Natale. Vedere le persone care felici. Non c'è regalo più bello di questo. Adesso tocca a noi aprire i nostri regali. Sì, ma la gioia più grande è già stata la loro. Verissimo. Vedere gli altri felici. Basta. Apri tu il tuo. Sono curiosa della reazione. Una sciarpa nuova. Proprio quella che volevo. Lo sapevo. Ti serviva per l'inverno. Grazie, amore. È perfetta e calda. Mio con emozione. L'ho scelto con cura. Un bel libro. Adoro leggere. Grazie. Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Che bella mattina di Natale in famiglia. Sì, la più bella che ricordi da anni. Il pranzo di Natale. È ora del pranzo di Natale. Tutti a tavola. Che tavolata. Siamo davvero in tanti. Con la tovaglia più bella. Si vede, la tavola è elegantissima. Cominciamo con l'antipasto di salumi e formaggi. E la caprese con la mozzarella fresca. Sì, un inizio leggero prima dell'arrosto. L'arrosto è nel forno. Profuma già tutto. Sarà tenerissimo. L'ho cotto lentamente. Intorno, spero. Certo, non può mancare il contorno classico. Facciamo un brindisi. Sì, a questo Natale meraviglioso insieme. A tutta la famiglia riunita finalmente. E alla salute di tutti quanti. Cin cin, buon Natale a tutti. Adesso porto l'arrosto in tavola. Che meraviglia. È dorato alla perfezione. Lo taglio io. Chi vuole la parte più tenera? I bambini per primi, come sempre. Ecco, un bel pezzo per ciascuno. Anche le patate sono croccanti al punto giusto. Grazie. Ho seguito la ricetta della nonna. Le tradizioni rendono tutto più speciale. Verissimo. Si tramandano di generazione in generazione. E noi le passeremo ai bambini un giorno. Sì, così non andranno mai perdute. Questo è il bello delle famiglie unite. Godiamoci ogni istante di questo pranzo. Sì, momenti così sono rari e preziosi. Chi vuole ancora un po' di arrosto? I bambini ne vogliono ancora un pezzo. Buon segno. Gli piace la mia cucina. A tutti piace. Sei una cuoca fantastica. Grazie, ma è merito delle ricette di famiglia. Dopo il pranzo arriva il panettone. Sì, con la crema di mascarpone fatta in casa. Che golosità, non vedo l'ora. E un buon caffè per digerire. Perfetto, chiude in bellezza il pranzo. Che bel Natale. Sono così felice. Anch'io, un giorno da ricordare per sempre. Giochi in famiglia con la tombola. Dopo pranzo giochiamo tutti a tombola.
Tradizione di ogni Natale. Prendo il tabellone e i numeri dalla scatola. E le cartelle per ogni giocatore. Quante cartelle vuole ognuno? Una a testa per iniziare, va bene. I bambini ne vogliono 2. Sono entusiasti. Va bene, per loro facciamo un'eccezione. Chi estrae i numeri dal sacchetto? Facciamo estrarre la nonna, per tradizione. Perfetto. Lei è sempre la banditrice. Usiamo i fagioli per coprire i numeri? Sì, come si è sempre fatto in famiglia. La nonna estrae il primo numero. Il 27. Chi ce l'ha sulla cartella? Pro subito con un fagiolo. Bene, continuiamo. Il prossimo numero. Il 15. I bambini controllano le cartelle. Il piccolo ce l'ha. Che emozione. Care, è adorabile. La tombola insegna anche i numeri ai bambini. Verissimo. È educativa oltre che divertente. Ambo. Ho fatto ambo con 2 numeri. Vinci un piccolo premio. Che bello. Un cioccolatino come premio. I premi sono dolci. La tradizione italiana. Sì. Continuiamo a giocare fino alla tombola. Chi fa tombola vince il premio più grande. Che divertimento. Ridiamo tutti insieme. La tombola unisce grandi e piccoli. Sì, tutti concentrati sulle cartelle. Tra il numero successivo. Il 40. Qualcuno ce l'ha? Il bambino grande. Che fortuna. Sta per fare terno. Gli mancano 2 numeri. Che tensione. Tutti lo guardano. Ecco il numero giusto. Ha fatto terno. Vinci un altro cioccolatino. È felicissimo. Guarda che sorriso. La gioia dei bambini è impagabile. Continuiamo fino a chi fa tombola. Sì, il premio finale aspetta qualcuno. Una passeggiata di Santo Stefano. Che ne dite di una passeggiata oggi? Ottima idea, ci fa bene dopo tanto mangiare. Il giorno di Santo Stefano è perfetto per camminare. Sì, un po' di aria fresca ci sveglia. Dove andiamo a passeggiare? Nel parco del centro. È bellissimo d'inverno. Con gli alberi spogli e l'aria frizzante. Esatto, e magari un po' di sole. I bambini possono correre e giocare. Sì, hanno bisogno di muoversi un po'. Dopo 2 giorni di feste e cibo. Abbiamo mangiato davvero tanto. Ma il Natale è anche questo, giusto? Verissimo, godersi il buon cibo insieme. Mettiamoci i cappotti. Fa freddo fuori. Sì, e le sciarpe per i bambini. Guardate, ha nevicato un po' stanotte. Che meraviglia! Tutto è bianco e magico. I bambini vorranno fare un pupazzo di neve. Sì, glielo lasciamo fare. Si divertiranno. Che bella giornata dopo il Natale. La famiglia unita anche a passeggio. Sono momenti che ricorderemo per sempre. Verissimo, i ricordi più preziosi. Torniamo poi a casa per la merenda. Con gli avanzi del panettone. Ottimo. E una bella cioccolata calda per scaldarci. Perfetto, andiamo a goderci la neve. Già pronti alla porta. Con guanti e cappelli. Sono adorabili. Usciamo tutti insieme allora. Che aria fresca e pulita stamattina. Sì, dopo la casa calda fa bene. Guardate i bambini, tirano le palle di neve. Attenti, non colpite i nonni. I nonni ridono, si divertono anche loro. È bello vedere 3 generazioni giocare. Il Natale ci fa tornare tutti bambini. Verissimo, è la sua vera magia. Facciamo il pupazzo di neve adesso? Sì, i bambini non aspettano altro. Prepararsi per Capodanno. Presto sarà Capodanno. Come lo festeggiamo? Insieme a casa quest'anno. Ottima idea. Un cenone in famiglia. Sì, con i piatti tradizionali di fine anno. Non possono mancare le lenticchie. Certo, portano fortuna e denaro per l'anno nuovo. È una tradizione bellissima da rispettare. Le mangiamo a mezzanotte, per tradizione. Sì, subito dopo il conto alla rovescia. E lo zampone con le lenticchie. Perfetto, un classico di Capodanno. Dobbiamo comprare tutto l'occorrente. Sì, andiamo a fare la spesa domani.
E per il brindisi di mezzanotte? Lo spumante. Deve essere ben freddo. Lo mettiamo in frigo il giorno prima. E i fuochi d'artificio per festeggiare? Li guardiamo dal balcone di casa. La città fa sempre un bello spettacolo. Sì, i fuochi a mezzanotte sono meravigliosi, I bambini li adoreranno tantissimo. ma dobbiamo tenerli svegli fino a mezzanotte. Sarà una sfida, ma ce la faranno. Con l'emozione resteranno svegli di sicuro. Prepariamo anche qualche gioco per aspettare. Ottima idea, così il tempo passa in fretta. Sarà un capodanno indimenticabile. Sì, l'ultimo giorno dell'anno tutti insieme. Dobbiamo anche indossare qualcosa di rosso. Ah sì, la tradizione del rosso a Capodanno. Porta fortuna per il nuovo anno. Ho una maglietta rossa perfetta. E io un vestito rosso elegante. Anche i bambini avranno qualcosa di rosso. Sì, ho comprato dei cappellini rossi per loro. Che bello, rispettiamo tutte le tradizioni. Sono usanze che rendono la festa speciale. Non si sa mai. Meglio abbondare con la fortuna. Verissimo, un anno nuovo pieno di buoni auspici. Adesso prepariamo tutto per il cenone. La spesa per il cenone di fine anno. Buongiorno. Cerchiamo gli ingredienti per Capodanno. Buongiorno, le lenticchie sono nel corridoio 3. Perfetto. Ne prendiamo un bel pacco. Le lenticchie di Capodanno portano fortuna. Sì, ne mangiamo a mezzanotte per tradizione. Quante persone siete a cena? Siamo in 10. Tutta la famiglia. Allora prendete 2 pacchi per sicurezza. Buona idea. Meglio abbondare. Cercate anche lo zampone? Sì, Dio, v'è il reparto delle carni? Il banco delle carni è in fondo a destra. Grazie. Lo zampone è tradizionale con le lenticchie. Esatto, un abbinamento classico di Capodanno. Prendiamo anche il cotechino, per variare. Ottima idea, sono entrambi buonissimi. Serve altro per il cenone, secondo lei? Per il brindisi avete già lo spumante? Sì, quello l'abbiamo già comprato ieri. Perfetto, allora avete quasi tutto. Manca solo la frutta, per la buona sorte. Il melograno porta fortuna a Capodanno. Vero, ne prendiamo un paio allora. E l'uva si mangia per tradizione. Sì, 12 chicchi a mezzanotte per i mesi. Che bella usanza, uno per ogni mese. Adesso abbiamo davvero tutto per la festa. Perfetto, sarà un cenone fortunato. Sì, con tutte queste tradizioni porta fortuna. Avete tutto quello che vi serve allora? Sì, credo di sì. Controlliamo la lista. Lenticchie, zampone, cotechino, melograno e uva. Perfetto, non manca niente per la festa. Allora andiamo alla cassa a pagare. Sì, quanto viene il totale? Tutti gli ingredienti, 40 euro. Va bene, pago con la carta. Grazie. Buon Capodanno a lei e famiglia. Grazie mille e buon anno anche a lei. Che sia un anno fortunato per tutti. Lo speriamo, con tutte queste tradizioni. Sicuramente. Buona festa e buon cenone. Il cenone di Capodanno. Finalmente è arrivata la sera di Capodanno. Sì, l'ultima cena dell'anno, tutti insieme. La tavola è imbandita con tante cose buone. Cominciamo con gli antipasti mentre aspettiamo. Ci sono ore prima di mezzanotte. Sì, mangiamo con calma e chiacchieriamo. È bello ripensare all'anno passato. Quante cose sono successe in questi mesi. Alcune belle, altre difficili. Ma siamo qui insieme, questo conta. Verissimo, la famiglia è la cosa più importante. Adesso serviamo lo zampone con le lenticchie. Il piatto porta fortuna per eccellenza. Speriamo porti tanta fortuna nell'anno nuovo. Ne mangiamo un po' a mezzanotte in punto. Tradizione da rispettare. I bambini resistono ancora svegli? Emozionati per dormire. Aspettano i fuochi d'artificio. Mancano solo 2 ore a mezzanotte. Il tempo vola quando si sta bene. Verissimo, in buona compagnia, passa in fretta.
Prepariamo lo spumante nel secchiello del ghiaccio Sì, deve essere freddo per il brindisi. e i bicchieri belli per l'occasione. Quelli di cristallo che usiamo solo nelle feste. Perfetto. Sarà un brindisi elegante, A mezzanotte diamo il benvenuto all'anno nuovo. con speranza e gioia per il futuro. Adesso serviamo l'antipasto ai bambini. Sì, hanno fame dopo tanto aspettare. Poi ci sediamo tutti con calma. Che bella atmosfera in casa stasera. La famiglia unita per l'ultimo dell'anno. È il modo perfetto di chiudere l'anno. Verissimo. Circondati dalle persone care Ripensiamo ai bei momenti passati insieme. e ai sogni per l'anno che verrà. Ognuno esprima un desiderio a mezzanotte. Che bella idea! I bambini adoreranno. Sì, i desideri di Capodanno sono magici. Speriamo si realizzino tutti quest'anno. E conto alla rovescia. Mancano pochi minuti a mezzanotte. Sì, l'emozione sale sempre di più. Tutti pronti con lo spumante in mano? Sì, i bicchieri sono già riempiti. Anche i bambini hanno il loro succo. Certo, così brindano anche loro. Accendiamo la televisione per l'orario esatto. Buona idea, così contiamo tutti insieme. Mancano 30 secondi ormai. Che emozione, quasi ci siamo. Prepariamo le lenticchie da mangiare. Sì, subito dopo il conto alla rovescia. Ecco, iniziamo a contare tutti insieme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, buon anno nuovo. Buon anno a tutti, che gioia. Ci abbracciamo tutti quanti. Auguri di cuore a ognuno di voi. Che questo nuovo anno porti tanta felicità. E salute a tutta la nostra famiglia. Adesso mangiamo le lenticchie portafortuna Sì, un cucchiaio ciascuno per la buona sorte. e facciamo il brindisi con lo spumante. Cin cin, al nuovo anno insieme. Ai nostri sogni e alle nostre speranze. Che si realizzino tutti nell'anno nuovo. Andiamo sul balcone per i fuochi. Sì, ma prima finiamo il brindisi. Hai ragione, un altro sorso di spumante. Che bello brindare tutti insieme. I bambini brindano con il loro succo. Adorabili. Imitano i grandi. Un altro anno che se ne va. E uno nuovo pieno di speranze che arriva. Meglio per i prossimi mesi. Salute, felicità e famiglia unita. Sono gli auguri più importanti di tutti. Verissimo, il resto viene da sé. Adesso prendiamo i cappotti per il balcone. Sì, i fuochi d'artificio stanno per cominciare adesso. Che emozione, sarà uno spettacolo bellissimo. I fuochi d'artificio. Guardate, iniziano i fuochi d'artificio. Che spettacolo meraviglioso nel cielo. I colori sono bellissimi stanotte. Rosso, verde, dorato, ogni colore possibile. I bambini sono a bocca aperta. Sì, non hanno mai visto niente di così bello. Guardate quello grande. Che esplosione. Sembra una pioggia di stelle dorate. Tutta la città festeggia insieme. Si sentono i fuochi da ogni parte. È un momento di gioia condivisa. Verissimo, tutti festeggiano l'anno nuovo. Fa freddo, ma ne vale la pena. Sì, questo spettacolo scalda il cuore. I bambini indicano ogni fuoco con gioia. La loro meraviglia è impagabile. Questi sono i ricordi che restano. Il primo Capodanno, tutti insieme da anni. Per questo momento. Anch'io, siamo davvero fortunati. Guardate, il gran finale dei fuochi. Che meraviglia! Il cielo è tutto illuminato. Un finale spettacolare per iniziare l'anno. Sì, di buon auspicio per i prossimi mesi. Adesso rientriamo. Comincia a fare troppo freddo. Sì, una cioccolata calda ci vuole proprio. E poi i bambini finalmente a dormire. Dopo tutta questa emozione, crolleranno subito. È stato un capodanno perfetto. Sì, non poteva andare meglio di così. I fuochi erano davvero spettacolari. E averli visti tutti insieme è speciale.
Sono ricordi che i bambini non scorderanno. Il primo Capodanno, con tutta la famiglia. Iniziare l'anno nuovo. Adesso una cioccolata calda per tutti. Sì, per scaldarci dopo il freddo del balcone. Poi tutti a dormire finalmente. È stata una giornata lunga ma bellissima. La migliore fine d'anno che ricordi. Concordo. Un ricordo prezioso per sempre. Buon anno nuovo. Che bel modo di iniziare il nuovo anno. Sì, con tutta la famiglia riunita a casa. Questo Natale è stato davvero speciale. Negli ultimi tanti anni. Ripensavo a quanto avevo sognato questo momento. E si è realizzato meglio di ogni aspettativa. Vedere tutti insieme mi riempie il cuore. I nonni, i bambini, tutti sotto lo stesso tetto. Ricordi quando invitammo tutti a dicembre? Sì, eri così emozionata e un po' preoccupata. Temevo che qualcosa andasse storto. E invece è filato tutto liscio alla fine. Anche con l'imprevisto del treno cancellato. Ci siamo spaventati, ma si è risolto. Ogni momento è stato perfetto a modo suo. Il mercatino, il presepe, la vigilia insieme. La messa di mezzanotte, i regali sotto l'albero. E la tombola con le risate di tutti. E adesso il Capodanno con i fuochi. Un mese intero di ricordi bellissimi. Dobbiamo ripeterlo ogni anno da adesso. Assolutamente sì, è diventata una tradizione. La famiglia riunita per le feste. Il regalo più bello che potessimo desiderare. Verissimo, più di qualsiasi cosa comprata. Che questo nuovo anno ci tenga sempre uniti. È il mio augurio più grande per tutti noi. Buon anno nuovo, amore, e grazie di tutto. Buon anno nuovo alla nostra famiglia meravigliosa. Domani i nonni ripartono, purtroppo. Sì, ma ci hanno promesso di tornare presto. E noi andremo a trovarli in primavera. Che bella idea, così ci vediamo di nuovo. La famiglia unita non si separa mai davvero. Verissimo, il legame resta anche a distanza. Resteranno nel nostro cuore. Per sempre, come il ricordo più bello. Adesso godiamoci le ultime ore insieme. Sì, ogni momento è prezioso con loro. Grazie per aver reso tutto questo possibile. Lo abbiamo fatto insieme, come sempre. Insieme, la nostra forza più grande.